Allora, aspettiamo qualche altro minuto così si connette qualche altro amico. Buongiorno a tutti. Ok, questa iniziativa nasce proprio per dare supporto e dare intrattenimento a tutti quei colleghi che si vogliono interfacciare al mondo digitale. Quindi è un percorso fatto da diversi eventi, come sicuramente molti di voi avranno già seguito i due eventi di Carlo Paoletti. Non mi perdo in chiacchiere e vado subito a trattare l'argomento di oggi. Quindi parleremo di barre realizzate con il workflow digitale, eh, quindi con Exocad. Ok, quando parliamo di barre, quindi di lavori a supporto implantare tipo Overdenture eseguite all'interno di Exocad, parliamo di questa tipologia di lavoro, quindi una barra che sia avvitata su degli impianti. Per eseguire questo tipo di lavoro all'interno di Exocad dobbiamo sicuramente selezionare, per quanto riguarda la posizione dove ci sono dei marker, quindi per chi non fosse a conoscenza della funzione del marker, il marker è quell'oggetto che va a sostituire né più né meno il transfer da impronta. Aspetta, vediamo. Quindi, che cosa fa il marker? Serve a individuare la posizione dell'impianto all'interno dello spazio. Ricapitolando, quando facciamo un lavoro su barra all'interno di Exocad, nel nostro DentalDB, quindi nel nostro modulo d'ordine, dove abbiamo l'impianto dobbiamo selezionare pilastro barra. Nella zona centrale invece, dove abbiamo questa interfaccia, abbiamo il portafoglio materiali, quindi possiamo selezionare metallo non prezioso in questo caso. Spostandoci a destra abbiamo tutte le opzioni e i parametri. Quindi per quanto riguarda una barra direttamente avvitata su connessione, dobbiamo selezionare la struttura avvitata. Situazione separata se abbiamo un montaggio preesistente, gengiva separata se il modello prevede o non prevede una gengiva in silicone estraibile. Ok, una volta selezionati i pilastri, quindi in questo caso abbiamo impianti in posizione 16, 13, 23 e 26, dobbiamo andare a selezionare gli elementi di congiunzione di questa barra. Quindi per gli elementi 14 e 15 andremo a selezionare segmento barra. Come materiale sempre metallo non prezioso, situazione separata o gengiva separata, possiamo inserire sì o no a nostro piacimento, anche perché nel pilastro barra abbiamo già detto che abbiamo una situazione separata, quindi verrà richiamata quella situazione. Una volta fatto il nostro modulo d'ordine, che è uno dei passi fondamentali del nostro approccio digitale, andiamo in CAD, quindi andiamo in fase di modellazione, dove andremo ad eseguire la nostra barra. Carichiamo la nostra scansione, quindi vedremo che ci compare sul nostro monitor in questa situazione una scansione prelimatura, quindi un situ, che è né più né meno che la nostra protesi, la nostra prova montaggio. Possiamo inserire e disinserire le nostre porzioni di impianti che sono già state posizionate e il nostro modello incerto. Andando avanti andremo a vedere come stabilire i profili di emergenza di questo lavoro. Quindi cliccando con 4 semplici punti il nostro tragitto trasmucoso, il software calcola in automatico quello che è il profilo trasmucoso. Ovviamente noi possiamo modificarlo con dei punti di controllo, aggiungendo o modificando questi punti di controllo, oppure portando in alto e in basso questa linea margine, e andiamo avanti a selezionare l'altro profilo di emergenza, quindi il profilo di emergenza dell'elemento 13. Sia in questa zona che in questa zona del software vediamo l'elemento che verrà trattato, quindi leggiamo dente 13, quindi non possiamo andare in un'altra zona del software a selezionare il profilo di emergenza. Sembra un'osservazione stupida, però ci si casca spesso, quindi confondere un dente piuttosto che un altro, oppure partire da un altro dente piuttosto che un 16, partire da un 26, è facile confondere. Quindi andiamo avanti e selezioniamo questo profilo di emergenza anche per gli elementi 23
e l'elemento 21. Per tutte le domande che saranno fatte cercherò di rispondervi alla fine di questa live session. Perfetto, il software ci propone delle anatomie. Nelle puntate precedenti, nelle live session precedenti, Carlo vi ha fatto vedere come posizionare i denti singolarmente o muoverli tutti insieme. Questa è un'indicazione puramente visiva, quindi non stiamo lì a posizionarli in maniera meticolosa, possiamo andare veloci e rapidi nel posizionamento dei denti, anche perché la nostra linea guida è il nostro WhatsApp, la nostra ceratura. Questo lavoro è stato scansionato sicuramente con uno scanner che ha anche l'acquisizione dei colori, quindi vediamo qui a destra che possiamo attivare e disattivare la nostra live texture. Noi la disattiviamo per essere un attimo più rapidi e per avere una visione più nitida di quello che è il nostro modellato. In questa fase qui che cosa avverrà? Possiamo condizionare, quindi comprimere le nostre mucose, possiamo personalizzare il nostro tragitto trasmucoso. In che maniera? Qui a sinistra, come vedete, c'è angolo superiore e angolo di fondo. Che cosa sono questi due cursori? Questi due cursori appunto servono a poter rendere la parte dell'impianto concavo o convessa, la parte emergente dell'impianto, scusate, concavo o convessa. Non discuto sulle varie scuole di pensiero. Io, a mio modesto avviso, cerco di fare sempre delle parti convesse, scusatemi, in maniera tale da comprimere leggermente la gengiva e non far avvenire infiltrazioni di cibo. Ovviamente tutto questo è possibile anche gestirlo singolarmente e manualmente. In che maniera, direte voi? Vedete questo punto di controllo qui in basso? Selezionando o deselezionando questo punto di controllo potremo essere aderenti alla gengiva oppure andare in modalità libera, quindi spostando, violando in una certa maniera quelli che sono i tessuti del nostro tragitto trasmucoso. Infatti possiamo anche determinare il nostro tragitto trasmucoso in maniera meno invasiva per i tessuti, quindi fare un tragitto trasmucoso più ettile, oppure possiamo decidere di dare maggiore compressione di quella che abbiamo sul nostro modello in gesso o sulla nostra gengiva in silicone, in questa maniera. Una volta selezionati e modificati i tragitti trasmucosi, possiamo vedere il prossimo passaggio. Che cosa succede nel prossimo passaggio? Nel prossimo passaggio verrà calcolata la barra. Ovviamente il software non sa quelle che sono le nostre esigenze, non sa quello che noi vorremmo realizzare, quindi va ad eseguire una barra abbastanza standard che noi andremo a personalizzare. Personalizzare in quale modo? Ci sono diversi tipi di barre, diverse scuole di pensiero e diversi profili barra. Ovviamente io ve ne mostro velocemente qualcuno e magari poi mi soffermo a modificare il tipo di barra, perché ognuno ha le proprie esigenze e ognuno decide di disegnare la barra in base a quelle che sono le proprie esperienze pregresse. Infatti è possibile eseguire anche una barra di Ackermann, barra con perni di frizione, barra con attacchi striscianti o attacchi resilienti. Io prediligo sempre questo tipo di profilo barra perché è il più versatile e il più modificabile. La prima operazione che faccio nel momento in cui vado ad eseguire una barra è appunto questa. Vado in modalità avanzata e clicco il tasto rotondo proprio per avere una barra molto più sinuosa e non spigolosa. È un gusto personale, non c'è scritto da nessuna parte che deve essere per forza così. Io vi mostro quello che è il mio operato quotidiano. Una volta eseguita la barra, cerchiamo di renderla quanto più uniforme possibile, quindi cerchiamo attraverso i punti di controllo e attraverso la visione in trasparenza di quello che è il manufatto protesico. Una cosa importantissima, apro e chiudo una breve parentesi, secondo me l'esecuzione di una barra o di un lavoro a supporto implantare tipo overdenture, prima di eseguire la barra, prima di fare qualsiasi progetto, anche quella che può essere una chiave demo, un test drive, una chiave in alluminio, qualsiasi cosa, secondo me la cosa fondamentale dove non si può transigere è l'esecuzione di una prova montaggio da provare all'interno del cavorale.
perché io devo avere un riferimento del piano occlusale, devo avere un riferimento dell'ingombro crestale, quindi devo capire quanto devo sporgermi io, se devo andare più vestibolarmente e più lingualmente di questa barra, non tralasciando e non trascurando il fatto che questa barra dovrà accogliere quindi un overdenture che dovrà accogliere una parte scheletrica, quindi una mesostruttura con la resina e i denti. Questo che cosa significa? Non eseguite le barre in questo modo, cioè non fate le barre che debbano già prevedere un ingombro o essere abbastanza borderline per quanto riguarda gli spessori. Manteniamoci sempre più ridotti, sempre più esigui, sempre in protezione, ed Exocad ci viene incontro in questa maniera, dandoci uno strumento molto importante che in analogico non avevamo a disposizione, il cut view o la vista in sezione. In questa vista in sezione noi abbiamo sotto controllo quelli che sono gli spazi, infatti se vediamo in basso a destra possiamo avere uno sguardo in sezione di quello che è il nostro modellato, che viene rappresentato da questa linea celeste, la nostra barra che viene rappresentata da questo rettangolo e il nostro modello in gesso. Quindi in questa fase possiamo anche capire in maniera sagittale quanto intrude il nostro modellato, quindi quanta compressione sulla gengiva avremo, oppure quanto ingombro ci darà il nostro tipo di attacco. Tornando a noi, togliamo la vista in sezione, modelliamo brevemente questa barra, quindi dai parametri avanzati possiamo selezionare anche la larghezza, quindi facciamo una barra da, che so, io generalmente le faccio 3 mm, 2 mm e mezzo, poi in base agli spessori. Ovviamente la resistenza di questo tipo di manufatti viene data dalla larghezza in più dall'altezza, quindi più sarà alto la nostra barra e più sarà resistente. Una volta eseguita la barra e mantenuto l'arco, una cosa molto importante che tenevo a farvi vedere è il piano occlusale che possiamo inserire da queste iconcine spuntando il mostrapiano. Il consiglio che vi do è eseguire delle barre sempre coerenti con il piano occlusale protesico, quindi non fare barre che abbiano una direzione diversa rispetto al piano occlusale protesico per via dello scarico delle forze. Quindi cercate di essere sempre abbastanza paralleli a quello che è il piano occlusale, magari aiutandovi con un piano supplementare che potete inserire da aggiungere i movimenti. Una volta selezionato il nostro asse di inserzione, io cerco di lavorare sempre in maniera molto selettiva, quindi si sente basso quando lascio il microfono. Quindi lavorare in maniera selettiva. Che cosa significa? Lavorare o solo sui pilastri o solo sulle barre. Infatti, se andiamo a nascondere il mostrapiano e nascondere la nostra gengiva, io in questa fase interverrò solo sui pilastri. Che sono i pilastri? I pilastri sono questi camini, questi profili di emergenza che ci escono. Ovviamente è possibile anche muoverli contemporaneamente, quindi io cerco di ridurli quanto più possibile per dare più possibilità di spazio a tutto quello che verrà dopo. Una volta ridotti i cammini tutti contemporaneamente, quindi in una delle ultime sessioni live di Carlo c'era un collega che chiedeva più che altro se è possibile allungare o restringere quelli che sono i cammini o i tragitti trasmucosi. Non so qual era il fine della domanda, ma attraverso questa funzione do anche la spiegazione a quel collega che era intervenuto. Quindi in questa maniera è possibile allungare o abbassare quelli che sono i cammini. Io li definirei più elegantemente canali vite o tragitto vite. Comunque, in ogni caso, questo è qua. Una volta selezionato, quindi una volta impostati i nostri canali vite, andremo avanti. Questa sarà in linea di massima la nostra barra. Ovviamente possiamo tornare indietro, quindi apportare delle modifiche solo alla barra, in questa maniera,
tornando indietro, non estendendoci troppo, quindi rimanendo all'interno di quella che può essere la nostra modellazione, sempre tenendo sotto controllo il nostro WhatsApp, quindi il nostro sito, la nostra situazione separata. Una volta appurato che tutto questo ci vada bene, possiamo o continuare a modellare, ad apportare modifiche, oppure passare direttamente all'allegato. Il consiglio che vi do è tirare in basso questa zona qua per andare a contatto con i tessuti. Quindi che cosa succede in questa fase? Andremo a stabilire quella che è la compressione sui nostri tessuti. In avanzato abbiamo questo tasto che è taglia a gengiva, quindi che cosa è la distanza della gengiva. Maggiore sarà questo numero, quindi aumentando, andando in positivo, noi ci distanzieremo dalla gengiva. Andando in senso opposto, quindi in maniera negativa, daremo compressione alla gengiva. Il consiglio che vi do è dare uno 0,5-0,6 di intrusione alla gengiva, anche perché una volta arrivata dal centro fresaggio o dal nostro centro di laser synth, questo manufatto verrà lucidato, quindi qualche centesimo lo andremo a perdere. E un altro consiglio è quello di essere sempre più abbondanti, perché a scartare ci si mette un attimo, ad aggiungere in una barra del genere non è più possibile, quindi fare in questa maniera, a meno che uno non sia dell'idea che le barre non debbano essere a contatto con i tessuti, quindi lasciarle completamente libere per far ispezionare al paziente con un superfluo o con un idropulsore. Una volta disegnata la nostra barra, andremo ad inserire gli allegati. Gli allegati sono né più né meno che i nostri vecchi attacchi. Ci sono due tipi di allegati nel nostro campo odontoiatrico, che vengono chiamate più tecnicamente booleane. Una booleana positiva e una booleana negativa. La booleana positiva è quando andiamo ad apportare questo tipo di attacchi a baionetta, quindi possiamo inserire i nostri attacchi. Ovviamente tutti gli attacchi che andremo a inserire saranno coerenti all'asse di inserzione della barra, cioè vi ricordate quando abbiamo inserito il piano occlusale per dare un'inserzione alla barra regolando quella che era l'inclinazione in base al piano occlusale? Ecco, quello è il nostro asse di inserzione, quindi l'inserzione primaria della nostra barra. Una volta posizionati i nostri attacchi, adesso ovviamente una demo quella che sto facendo, quindi possiamo spaziare tra i vari attacchi che ci mette a disposizione Exocad. Infatti se andiamo qui in questo menu a tendina dove c'è scritto generi, possiamo selezionare i vari tipi di attacchi a nostra disposizione. Ovviamente è possibile implementare anche altri tipi di attacchi. Una volta cliccati i nostri attacchi, li andiamo a posizionare. Una cosa importantissima che ci tengo a sottolineare: non andate mai in libero. Che cosa significa? Muovere anche l'asse di inserzione dell'attacco, non lo fate mai. Vi consiglio di rimanere sempre in questo tipo di visualizzazione, dove potete ruotare a 360 gradi l'attacco, ma rimarrà sempre coerente a quello che è l'asse di inserzione della barra. Una volta selezionato questo attacco, magari ne inseriamo un altro, possiamo aggiungere, togliere, possiamo modificare a nostro piacimento l'attacco. Andremo a magari mettere qualche attacco negativo. In questo caso parliamo di booleana positiva, quindi questo tipo di attacchi sono delle booleane positive. Oppure possiamo mettere degli attacchi negativi. Che cosa significa negativi? Degli attacchi tipo per ridistribuzione, ok? Quindi una volta posizionati i nostri attacchi, ovviamente vedete come l'attacco segue il piano occlusale, quindi segue l'asse di inserzione della barra, possiamo andare avanti. E il software ci chiede se correggere l'adattamento alla gengiva automaticamente o correggerlo manualmente. Siccome abbiamo dato un parametro prima, noi vogliamo che questo parametro venga rispettato. Ricordate quello 0,5 di intrusione a contatto con la gengiva? Ecco, verrà rispettato questo 0,5 di intrusione a contatto con la gengiva.
vengono eseguite le nostre booleane. Che cosa significa? Viene incorporato i nostri attacchi alla barra, quindi da avere due file distinti e separati avremo un unico STL, quindi avremo un'unica scena, un unico modellato da poter modificare. Ovviamente con la funzione TrueSmile, che non va, aspetta. Vabbè, ovviamente possiamo modellare, quindi lisciare la nostra barra. Se noi desideriamo avere questo tipo di profilo abbastanza smussato, il consiglio che vi do è minima intensità, minima dimensione, oppure potete allargare leggermente la dimensione e scorrere velocemente su questo spigolo per cercare di smussare questa controbarra. Possiamo rendere più omogeneo l'attaccatura della barra con gli attacchi, ma una cosa importantissima e fondamentale che ci tengo a spiegarvi è questa. Quando siete in questa fase e quando usate il pennello in questa modalità, cercate di preservare quello che è il nostro attacco. Per quale motivo? Motivo principale è che inavvertitamente possiamo con un click lisciare il nostro attacco, poi noi andiamo avanti o andiamo in altre zone della nostra barra, e che cosa faremo? Una volta che ci arriverà il nostro pezzo dal centro fretaggi avrà delle mancanze, ma non perché il software non sia stato preciso, ma proprio perché abbiamo noi smussato questa faccia. Quindi il consiglio è: usate questo pennello, però cercate di essere quanto più attenti possibili e mantenervi più distanti possibili da tutti i tipi di attacchi, che siano degli attacchi additivi o degli attacchi sottrattivi. Generalmente io questo tipo di attacco lo faccio con un foro da 1 mm,1, quindi 1.1, che verrà fresato dalla macchina, dove poi nella parte secondaria verrà inserito un filo adatto da 1 mm,1, per far sì che ci sia una lieve tolleranza per inserire il filo. In questa fase possiamo ancora aggiungere degli attacchi sia positivi che negativi. Ovviamente sicuramente nelle scorse live session Carlo vi avrà fatto vedere come aggiungere il testo. Lo facciamo anche noi brevemente, sia come dimensione sia come intrusione del testo, quindi è possibile aggiungere o rimuovere del testo. E nella fase finale vedremo tutta la nostra incorporazione della barra e la possiamo anche ispezionare con il cut view, quindi con la vista in sezione, e accendendo il TrueSmile la vedremo anche in questa maniera. Quindi che cosa facciamo in questa fase? Andiamo a vedere se abbiamo fatto tutto correttamente. Quindi qui vediamo questa scala graduata che ci indica quanti millimetri abbiamo qui, quindi qui abbiamo uno spessore di 5 mm. Nonostante questo possiamo avere anche una conferma maggiore con lo strumento righello, quindi righello virtuale, possiamo misurare queste due distanze, ok? Quindi nel graduato avevamo 5 mm che era leggermente inferiore, qui abbiamo circa 3 mm, scusate, abbiamo circa 3 mm che sono più che sufficienti per accogliere mesostruttura e retina. E niente, questo è quello che abbiamo eseguito. Se avete delle domande, o sicuramente avete fatto delle domande in questa sessione, cercherò di rispondervi alla fine, per avere un flusso di lavoro abbastanza omogeneo e lineare. Io ho concluso con la mia dimostrazione. Vi invito a seguire la demo live di venerdì prossimo alle 16:30 di Carlo Paoletti, dove vi parlerà delle novità del Model Creator in Plovdiv, dove ci sono state delle sostanziali modifiche per quanto riguarda il software, ma Carlo sarà sicuramente più bravo di me ad elencarvi ed elucidarvi tutte le funzionalità di questo software.
Io ringrazio nuovamente tutto il gruppo di G-Shape, vi consiglio di aggiungere il canale Telegram di G-Shape e seguirci sulla pagina di G-Shape Italia, quindi mettere un piccolo like in maniera da essere aggiornati su tutte le nostre iniziative e su tutte le live demo che andremo a programmare, magari anche lanciando qualche consiglio positivo. Inoltre potete condividere i vostri video, i vostri protocolli, che i più importanti di questi video e questi protocolli saranno pubblicati sulla nostra pagina ufficiale. Faccio un saluto a tutti e vi ringrazio per l'attenzione.